Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Oggi siamo insieme perché dobbiamo parlarvi di un aspetto spinoso ma al contempo affascinante dei motori. I miscelatori automatici Piaggio. Pro, contro, difetti, rimedi, piccole modifiche. Come senz'altro tutti saprete, a un certo periodo della sua storia la Piaggio introdusse sui suoi mezzi, all'epoca praticamente solo la Vespa per strada, il miscelatore automatico dell'olio. Questo fece in modo di avere un'evoluzione del mezzo tecnologico notevole, però con sé portò questa evoluzione anche alcuni difetti e oggi magari vedremo quali sono i benefici, quali sono i difetti. Ma qual è il materiale? Che cosa abbiamo? Allora, abbiamo la cosa più bella che c'è qui, è una scatola del miscelatore nuova, fondo di magazzino, di un 200 vecchio, quindi diciamo quella fino ai primi anni 80. Poi abbiamo una scatola del miscelatore 125-150 arcobaleno, pure sotto. quando le prime che hanno fatto, che aveva il buco di immissione piccolo come il 125. Vedete? Questo, eccolo. tra l'altro è stata la prima volta che la Vespa aveva con l'arcobaleno la possibilità di scegliere miscelatore o no. Su quelli prima si poteva fare, ma era proprio a richiesta, dovevano farla apposta. Ok. Sì, perché poi la predisposizione del carter, abbiamo una piccola parentesi, già sulle Vespe anni 70 c'era una sorta di predisposizione, perché i modelli America era previsto poi. Sì, sì. E questo qui invece è un miscelatore della PX-Mai, insomma quello che ha il buco grande sotto come il 200. Eccolo qui. E la differenza poi nella scatola è che c'ha questa parte piatta. Aspetta, per cui... tienilo un po' così facciamo del confronto. Ecco. Vedete, questo qui è tondo, è bombato e monta questa scatola quando i prigionieri sono attaccati al carter, e questo qui piatto invece monta con dei bulloni che sono passanti. Quelli a brucola, quelli a brucola. 8. Oh, non abbiamo qui il miscelatore spica del 200 rally, che è stato il primo fatto, che è un pochino diverso. In sostanza la scatola ha la stessa forma, ci sono piccoli dettagli che si lavora su una cosa tipo una cosa di bronzo, c'è un eccentrico, è un po' diverso. Perché sotto non ha, mentre sulle Vespe successive il carter ha una fusione, per cui l'ingranaggio, questo ingranaggio qui è fulcrato anche in basso. In basso nel rally c'ha una boccola lunga di bronzo e sotto è libero. È stato un miglioramento questo. Sì, sì. In realtà di tutte queste scatole miscelatore ne mancherebbe un altro, cioè quello della figlia illegittima o legittima della Vespa. L'LML, ed è la scatola in realtà è quasi uguale, solamente che il miscelatore funziona in maniera appena diversa, perché gira al contrario, c'è un rinvio che ne inverte il moto, quindi non sono intercambiabili. Adesso non l'ho messa qui per non fare confusione, tanto per i discorsi che dobbiamo fare non ci serve. Tra l'altro poi su quella approfondiremo in un altro video. Piccolo spoiler, nel prossimo video parleremo di LML. Allora, cominciamo da un esame visivo, cioè aprendo il cofano laterale dalla parte del motore, ciò che la prima cosa che vedete è questa scatola chiusa in questo modo. Eccolo qua, vedete? Chiaramente che sia miscelatore emerge subito, perché la forma del coperchio è diversa, quello senza miscelatore è dritto, non c'ha questa gobba. Quindi adesso invece, fatta questa precisazione, qual è quella col miscelatore e quale è senza, Francesco, vediamo con cosa vogliamo partire? Con i difetti, con i pregi, Intanto con i pezzi che lo fanno funzionare. Adesso siamo senza carter, quindi velocemente questa qui è il primo ingranaggio, sarebbe la rondella sotto il mozzo frizione, che è dentata per trasmettere il moto. A che cosa lo trasmette? A quest'altra, quindi c'è una prima riduzione. Eccolo. Sta in questo verso, c'è una prima riduzione. Aspetta, ti aiuto, vediamo di far funzionare. E poi la riduzione grande è data dalla vite senza fine. Eccola, questa qui, che è appoggiata nel carter, che sta così. Vedete? Avviciniamoci un pochino. Ecco, questo è l'ordine. Dopodiché
l'ingranaggio pompa prende qui, quindi ancora un'altra riduzione. Alla fine circa mi pare 18:1 il rapporto. Ecco, questo è il funzionamento, quindi qui c'è l'albero motore, poi c'è la prima riduzione, poi c'è questo ingranaggio senza fine che gira così. La seconda riduzione. Seconda riduzione, e poi c'è la pompa che ha un piano inclinato, poi ve lo faremo vedere, che girando si alza e si abbassa. Poi adesso lo vediamo più nel dettaglio. Questa è solo la trasmissione del moto. Questo è il funzionamento generale. Però la pompa è questa, questo qui è l'ingranaggio pompa. Ok. Allora, come varia la portata? La portata varia grazie a questa leva. Questa è attaccata al carburatore, c'ha quella levetta attaccata qui. Perché il filo del gas è in questo interstizio, il carburatore per il miscelatore ha il comando di apertura gas che va in questo buchino qui, per cui quando si apre il gas si tirano tutte e due. Che cosa succede dentro però? Questo cursore si muove dal centro, così è gas chiuso e così è gas tutto aperto, verso la periferia. Perché? Fallo rivedere bene piano. Allora, così è gas chiuso. Perché vedi, sei a fuoco tu, ecco, prova così, vai. Così è gas chiuso, così è gas tutto aperto. Perfetto. Okay? Perché si muove questa punta, si sposta verso l'esterno. Si sposta verso l'esterno e passa da vicino al centro alla periferia dell'ingranaggio pompa. L'ingranaggio pompa ruota, per cui a seconda di dove si trova la punta sul piano inclinato. Ecco, fallo vedere che è inclinato. Vedete la dentatura? Ecco, così vedete? C'ha un'inclinazione, ecco, così si vede bene, vedete? C'ha un'inclinazione questo ingranaggio, quindi a seconda se la punta sta esterna o meno esterna cambia l'escursione. Cambia l'escursione e la pompa vera e propria è lo stelo. La pompa è tutta qui, è piccolissima perché la quantità d'olio inviata per ogni saliscendi è veramente minima. Certo. E nel corpo pompa, in fondo a questo buco dove si inserisce, eccolo qua, l'ingranaggio, c'è la molla che lo rifà salire, perché la punta lo schiaccia e la molla lo richiama in alto. È la molla che poi aspira l'olio, ed è per questo che oli troppo viscosi creano problemi, perché non è un'energia meccanica impressa da un ingranaggio, ma è la forza restituita dalla molla, quindi la molla non ha la forza di tirarsi nel tubo un olio troppo viscoso, quindi vanno messi oli per miscelatore. Questo è molto importante. Che ci hanno proprio specificato. Che cosa succede? Questo ingranaggio, avete capito, gira in quel buchino, però c'è questa l'asse della pompa vera e propria, questo qui è il pistone pompa, ha questo scasso, vedete? Ecco. Che è tagliato da una parte. Che cosa succede? Siccome lì il corpo è cilindrico, in quel corpo ci sono due buchini, uno collegato con il tubo di aspirazione, eccolo qua, dell'olio, lato serbatoio. Aspetta. E vabbè, tanto non si può vedere. Eccolo qua, lo possiamo vedere da qui. No, lì non vedi. Questo? Sì, quello lì. Questo tubetto. Sì, vabbè, l'ingresso. L'ingresso è questo. Eccolo qua. Sì, però poi esce da qua, ma va nel corpo pompa, penetra dentro qui. Fallo vedere vicino. E quindi c'è, ecco, da questo buchino. Ok. Entra dentro, eccolo qua il condotto. Questo qui è la parte, si vede che va a finire in questo punto. Aspetta, no? Ecco, eccolo lì. Questo qua, questa gobba. Entra lì. Allora che cosa succede? Quando l'ingranaggio gira, a un certo punto avviene che la parte tagliata, che quindi libera il foro, è in corrispondenza del foro di aspirazione dell'olio, ed è il momento in cui la molla tira sull'ingranaggio, quindi riempie la pompa. Dopodiché l'ingranaggio gira, chiude quel foro perché va a finire, l'asse si trova sulla parte tonda, e si apre il foro di mandata, quello in comunicazione con quel canalino sotto. Eccolo qua. E che poi il canalino, eccolo qui. Guarda, prendi questo che è pulito. Ok, si vede meglio. Qua. Ok, eccolo qua, vedete? Questo canaletto, eccolo qua. Poi questo qui fa salire l'olio su quest'altro buchino. Eccolo qua, questo buchino qua che poi va al carburatore. Semplice. Okay. E in quel caso la molla viene compressa ed è la rotazione dell'ingranaggio che si posiziona in maniera che il cursore incontri la parte più in rilievo, per cui l'ingranaggio viene schiacciato giù e pompa l'olio in direzione, nella direzione voluta. Ora, questo sistema, questa pompa è
alla fine è un ottimo marchingegno che si è dimostrato anche grandemente affidabile. L'importante è curare alcuni particolari. Semplice, affidabile, va tenuto sotto controllo perché ci sono alcuni difetti che tra l'altro si sono manifestati. Il più grave è l'usura, la progressiva usura. Questa qui, la malattia è gravissima, in questo caso insomma si era proprio aggravata in maniera enorme. Vedete come si è usurata qui la parte? Questa qui è meno, già grave. Questo qua è il primo stadio, appena accennato. Allora, questo è il primo stadio. Questa e questo è proprio cronico degenerativa, così niente. Sì, ma si grippa grippi già quando è così, Facciamo un po' vedere bene. C'è questa parte che si scava, perché chiaramente il pattino che poi si muove su questa, anche quello è di acciaio duro. Sì. E quindi chiaramente sì, c'è l'olio, però c'è un certo sì, attrito. C'è un attrito. Va detto che sulle Vespe più vecchie, cioè quelle degli anni 80, non succedeva mai. Io non ho mai visto uno così. Si sono cominciati a vedere questi difetti e questa usura anomala della superficie del piano inclinato dell'ingranaggio pompa a partire dalla Vespe che hanno rifatto negli anni 90. Evidentemente è cambiata qualcosa nella cementatura. Sì, è cambiato qualcosa lì. Comunque, chiaramente si usura sempre nella parte vicino al centro, semplicemente perché si sta più tempo a gas parzializzato, molto parzializzato, che a gas tutto aperto. Certo. A gas tutto aperto, il cursore lavora in periferia, lavora qua su, ma siccome ci va ogni tanto, è difficile che si consumi lì. Che cosa succede quando è così? L'ingranaggio fa su e giù sempre di meno, quindi la mandata cala, soprattutto alle piccole aperture di gas. Allora cosa succede? Provi la Vespa al massimo, la Vespa va bene, poi ti metti a 50 all'ora con un filo di gas e grippi perché l'olio non viene. Soprattutto perché la percentuale che varia sia in funzione dell'apertura gas che dei giri varia dall'1 al 3%. Quindi se già quando uno va a gas, con poco gas è previsto meno del 2%, gli si riduce ancora perché qua è scavato, ciao, finito, non c'è niente. Poi questo 1 e 3% sono i limiti che non vengono mai superati. È anche vero che bisognerebbe vedere quanto è il consumo effettivo d'olio a tutte le andature, anche perché è vero che a gas parzializzato il movimento è molto limitato, però è anche vero che il motore consuma molto poco col gas, certo. Quindi alla fine questo qui poi se il regime è elevato comunque questo gira veloce, insomma. Se il regime è elevato chiaramente lui ha un'escursione minore, ma le mandate per unità di tempo sono di più, quindi compensa. Sono due parametri, regime di rotazione e escursione, perché questo, per ricordarvi, è sempre collegato all'albero motore, quindi più giri fa l'albero più giri fa questo. Dunque un problema può riguardare il montaggio di carburatori 26 SI, magari la cui carburazione deve essere molto ingrassata, fatte funzionare col miscelatore. Possono funzionare, bisogna vedere che la miscela non risulti troppo magra, quindi a parte alcune precauzioni che adesso che bisogna prendere e che vi dirò, bisogna poi fare un conto semplice, atteso di vedere che la Vespa fa il suo fumo, che va bene, ci si rende conto che l'olio passa, si percorrono senza esagerare a tirarla 500-1000 km, si vede quanto olio è stato consumato, qual è la percorrenza per litro di carburante che si ottiene. Fa 20 la Vespa con un litro, benissimo, in 1000 km ha consumato 50 litri, se ha consumato anche un chilo d'olio va al 2. Esatto, è facile la cosa, cioè, si vede, il conto è semplice. Allora, il discorso che dicevamo, dobbiamo fare una piccola premessa, ma doverosa, perché chiaramente anche la Piaggio nel corso del tempo, cioè il miscelatore era previsto anche sul 200, quindi è nato sul 200, quindi miscelatore per carburatore 24, miscelatore per carburatore da 20. La Piaggio ha fatto una differenziazione tra questi due e l'ha fatto nell'ingranaggio della pompa. Quindi abbiamo un esemplare dei primi tipi, questa è la pompa del 200 che ha un piano maggiormente inclinato rispetto alla pompa del 125.
Non solo, per la verità, questi, specialmente questi del Mai, che hanno anche questo scasso qui, hanno una parte piana sia alla minima alzata che alla massima, per cui alla fine l'ingranaggio lavora per una parte minore, anche perché dove sta? Aspetta, eccolo. Questo qua. Eccolo. Cioè, vedete questa puntina che c'è? C'è una puntina, eccola, c'è questa piccola gobba che impedisce al cursore di andare proprio del tutto in periferia. Perché? Perché tanto la parte dell'ingranaggio in periferia è piana, quindi non aumenterebbe l'escursione. Certo. Allora che cosa si può fare? Non tutti gli ingranaggi hanno però questi... No, alcuni hanno il piano dritto. C'è anche quelli del 125-150 vecchi, adesso non ne ho qui uno, però hanno il piano inclinato, tutto inclinato, per cui in quel caso, volendo montare un carburatore da 24, si può limare la puntina con il Dremel che limita la piena escursione e aumentarne la modifica adattata. Soprattutto perché se non si toglie questa puntina col miscelatore, il carburatore non si apre si apre del tutto, certo. Quindi va fatta questa modifica qua, tolta la puntina, piegato un pochino il braccetto a rovescio, in modo che poi il gas possa essere completamente aperto. Quindi abbiamo visto quali sono i pregi, no? Che non bisogna più fare chiaramente la miscela, alcuni difetti, però quello che molti si staranno chiedendo guardando questo video: quali sono gli accorgimenti da prendere per fare in modo che questi difetti, problemi poi non succedano? Bisogna fare periodici controlli, in particolare va verificato il serraggio delle 3 viti, queste 3 viti qui, che fissano la parte superiore del coperchio pompa alla scatola. Che succedono due cose se si allentano. Questo è molto importante, sia queste viti sia la ghiera di fissaggio del raccordo del tubo metallico. Questo è estremamente importante, perché se si allenta qui o se le viti si allentano, praticamente il foro di mandata dell'olio, quello di aspirazione, viene scoperto. Ora che succede? Vedere perdere olio è difficile, il fatto è che viene aspirata aria, perché salvo quando il serbatoio è proprio pieno, il livello dell'olio diciamo da quando è pieno il serbatoio solamente di plastica e si è svuotata la cannuccia fino alla fine è sempre sotto il livello della pompa, quindi se non chiude bene il corpo pompa, a veicolo fermo l'olio rifluisce indietro verso il serbatoio e poi non può essere riaspirato, perché la mandata è talmente minima che prima che venga aspirato è pure denso, insomma. Ma è proprio l'aspirazione che è poca, ne aspira talmente poco per ogni giro. Se fate il conto vedete quanto è minima la dose iniettata per ogni pompata, che grippate prima che venga aspirato l'olio. Quindi non solo, poi scarica pure la molla. Inutile dirlo, però lo dico lo stesso: in caso di smontaggio del tubo o di smontaggio del sistema di miscelazione, va assolutamente fatta miscela. Anche la Piaggio sui libretti di istruzioni c'è scritto: in caso di revisione riempire il serbatoio con 3 litri di miscela al 2, consumarla, quindi consumarne un paio di litri, e solamente dopo che si sono percorsi 20, 30, 40 km, visto che si è rilevato un aumento della fumosità che attesta l'avvenuta aspirazione dell'olio, rifornirsi con benzina pura. Questo è estremamente importante. Quando invece si stacca solamente il tubo per fare si deve smontare il serbatoio senza toccare la pompa, quindi pompa innescata, veicolo che funzionava col miscelatore, si deve smontare solo il serbatoio. Non succede niente, si stacca il tubo, si fa quello che si deve fare, però prima di rimettere il tubo si deve soffiare dal tappo del serbatoio dell'olio. Okay, sì, si soffia dal tappo, e quando comincia a uscire il tubo, continuando a soffiare e facendone colare un po' intorno, si infila il tubo sulla cannuccia. La cannuccia è rimasta piena, non succederà nulla. Esatto, questo è un trucchetto per non rimanere senza olio. E poi chiaramente, visto che sulle Vespe più recenti
succede questo, controllate, ogni tanto bisogna smontare il corpo pompa, quindi in questo caso va fatta la miscela e tutto quanto, e verificare che tutto sia in ordine. Molto importanti due cose. Allora c'è questa guarnizione qui, questa, e poi la guarnizione che ha questa stessa forma su cui poggia la scatola, che però è una guarnizione che chiude anche il canale dell'olio sotto. Allora queste guarnizioni tutte e due vanno montate solamente unte, mai mettere sigillanti, perché il sigillante può andare ad occludere dei fori. Sì, perché questi sono molto piccoli, e soprattutto anche questo, questo scasso, cioè se qua ci va il sigillante, attenzione che si può anche occludere, l'olio non passa, Cioè queste sono cose molto importanti da guardare. Ed è naturalmente molto importante che il piano di tenuta, per lo stesso motivo che ho detto prima, sia perfettamente liscio, sia tutto in ordine, e evitare assolutamente di mettere guarnizioni doppie. Non solo, nelle Vespe più moderne che hanno le guarnizioni verdi, quelle Piaggio originali, un po' più spesse, se ci trovate quella verde, rimetteteci quella verde, perché il fatto che ci sia una guarnizione più spessa significa che comunque, queste sembrano sciocchezze ma sono cose di capitale importanza, il coperchio può essersi leggermente viziato su quella guarnizione, perché viene compressa di più in corrispondenza delle viti. Quindi con una guarnizione più sottile, se non intervenite sul coperchio, su un piano di cristallo per spianarlo, potrebbe poi non tenere. Voi stringete, lasciate la Vespa ferma, l'olio va indietro di un pezzo così sul tubo, magari dopo una settimana, e dopo si grippa. Come abbiamo già detto, nella vita si grippa. Si grippa. Sì. No, un'altra cosa così, giusto per farvela vedere. Allora, questa qui, quello che vi aveva detto Francesco prima, allora questa qui è il corpo pompa del 200. Vedete come la parte che fa escursione non ha il dentino? Prendi quell'altra, confrontiamole da vicino. Sì, eccolo, così si vede bene. Vedete, questa qui c'ha in questo punto il dentino, mentre questo qui che è del 200 non ce l'ha. Quindi queste sono differenze su chiaramente corpi pompa originali, che però già vi fanno intuire che c'è una differenza tra 20 e 24, anche solo di apertura del gas. Naturalmente quando adesso vedete che la molla di richiamo fa andare automaticamente il braccetto sulla massima mandata, in caso questo qui è stato fatto intelligentemente in questa maniera, perché se per qualsiasi motivo si rompe il braccetto, a un certo punto succede qualcosa, la pompa comunque pompa il massimo olio, non chiude. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.